Benvenuti a tutti. Pensiamo un attimo in intelligenza artificiale. Un cervello potentissimo, certo, ma con una biblioteca personale, diciamo, ferma a qualche anno fa. Come si può fare per renderla non solo intelligente, ma anche accurata e affidabile nel mondo di oggi, che cambia in continuazione? La risposta in fondo è semplice: darle accesso a tutta la conoscenza del mondo, in tempo reale. Bene, oggi vediamo proprio questo, e lo facciamo parlando delle due tecnologie chiave che lo rendono possibile, RAG e database vettoriali. Ok, allora, vediamo subito di cosa parleremo. Partiremo dal problema di fondo, il dilemma dei grandi modelli linguistici, gli LLM. Poi vedremo la soluzione, che si chiama RAG, e il motore che la alimenta, cioè i database vettoriali. Metteremo insieme i pezzi per capire come funziona il tutto e alla fine daremo un'occhiata all'impatto concreto che questa tecnologia sta già avendo. Allora, cominciamo. Sezione 1. Il dilemma degli LLM. Andiamo dritti al cuore del problema perché nonostante le loro capacità, che sono davvero incredibili, questi modelli nascondono una sfida non da poco. Ecco, questa frase riassume tutto perfettamente, perché gli LLM sono dei veri e propri artisti. Scrivono poesie, codice, conversazioni, sono brillanti. Ma c'è un ma. Tutta questa creatività ha un punto debole, un vero e proprio tallone d'Achille: l'accuratezza dei fatti. E il problema in fondo si riduce a due limiti principali. Il primo, la conoscenza obsoleta. In pratica, la loro memoria è come congelata al momento in cui sono stati addestrati. È una fotografia del passato. E il secondo, che forse è anche più insidioso, sono le cosiddette allucinazioni. Cosa significa? Che quando non sanno la risposta, a volte se la inventano. Creano risposte che suonano benissimo, molto plausibili, ma sono false. L'analogia di un ricercatore geniale con una biblioteca vecchia di 10 anni che ogni tanto improvvisa, calza a pennello. Ok, ma per ogni problema c'è una soluzione, e in questo caso è davvero ingegnosa. Vediamo come si risolve questo dilemma. Parliamo della soluzione RAG. E qui entra in gioco il RAG, che sta per Retrieval Augmented Generation. L'idea di fondo è tanto semplice quanto potente. Immaginiamo di dare all'LLM, una sorta di tessera della biblioteca universale, valida per tutto il mondo digitale. Così, invece di basarsi solo sulla sua memoria interna, che abbiamo visto essere un po' datata, l'IA può andare a cercare le informazioni fuori, su fonti esterne e aggiornate, e lo fa prima di rispondere. Quindi il punto chiave è proprio questo. RAG va a colpire direttamente i punti deboli di cui parlavamo prima. Dà accesso a informazioni fresche, dati reali e in questo modo ancora le risposte dell'LLM alla realtà. È come se gli impedisse di andare fuori tema o inventare. E il risultato qual è? Meno allucinazioni, risposte molto più precise e, cosa fondamentale, un'intelligenza artificiale che diventa davvero affidabile. Certo, per far funzionare questa super biblioteca non basta un archivio qualunque, serve qualcosa di speciale, un motore di ricerca potentissimo, super veloce. Ed è qui che entrano in gioco i database vettoriali. E questo ci porta a una domanda, che è davvero il nocciolo della questione. Siamo abituati ai motori di ricerca che trovano parole chiave esatte, ma come fa un computer a cercare non una parola, ma un concetto, un significato? Come fa a capire che smartphone e dispositivo mobile sono in fondo la stessa cosa, anche se le parole sono diverse? La risposta, che sembra quasi magica, si chiama embedding vettoriale. Proviamo a pensarla così. È come un traduttore universale che prende qualsiasi cosa, un testo, un'immagine, un file audio, e la trasforma in una serie di numeri, delle coordinate. Un vettore, appunto. E la cosa geniale è che in questo spazio matematico i concetti simili si trovano vicini. Quindi i vettori per gatto e cane saranno lì, uno accanto all'altro, mentre quello per automobile sarà da tutt'altra parte. Ecco, qui la differenza si vede benissimo. Un database tradizionale è come un archivio superordinato, perfetto per dati in righe e colonne, dove si cerca una parola esatta. I database vettoriali invece, sono fatti per navigare nel grande caos dei dati non strutturati. Il loro scopo non è trovare la parola, ma il significato, il contesto. Perfetto, adesso abbiamo tutti i pezzi. Vediamo come si incastrano per creare questo sistema intelligente. Allora, come funziona il processo passo dopo passo? Si parte dall'ingestione, tutti i documenti, i dati vengono digeriti e trasformati in vettori.
Poi c'è l'indicizzazione, questi vettori finiscono nel database, pronti per essere trovati in un lampo. A questo punto arriva una domanda, una query, che viene anch'essa trasformata in un vettore. Quarto passo, il recupero. Il database cerca e trova i vettori più simili, cioè i fatti più pertinenti, e alla fine la generazione. Questi fatti recuperati insieme alla domanda vengono dati all'LLM e lui, a questo punto, ha tutto quello che gli serve per dare una risposta accurata e contestualizzata. Ok, molto interessante la teoria, ma nella pratica, perché tutto questo è una vera e propria rivoluzione? Vediamo un po' l'impatto che sta avendo nel mondo reale. Guardiamo un attimo questo grafico, perché dice una cosa importantissima sulla scala del problema, o meglio, dell'opportunità. Si parla di oltre l'80% dei dati mondiali che sono non strutturati. Cosa vuol dire? Vuol dire email, documenti, immagini, audio, video, un oceano di informazioni. Per anni è stato come avere una miniera d'oro sotto i piedi senza gli strumenti per scavare. Ecco, i database vettoriali sono proprio quegli strumenti. E infatti le applicazioni concrete le vediamo già ovunque. Pensiamo ai chatbot di assistenza clienti, che non danno più risposte generiche ma pescano le informazioni giuste da manuali e documenti interni. O ai sistemi di raccomandazione, che non ci suggeriscono un film solo perché lo guardano tutti, ma perché capiscono che potrebbe avere delle sfumature che ci piacciono. E la cosa forse più importante per le aziende, possono finalmente sfruttare la potenza degli LLM usando i loro dati privati in totale sicurezza. Questa frase è perfetta per riassumere il concetto. RAG è di fatto un ponte che collega due mondi che prima erano separati. Da una parte l'enorme patrimonio di dati di un'azienda e dall'altra la potenza di calcolo e di ragionamento degli LLM. E questo ponte, fino a poco tempo fa, semplicemente non c'era. Insomma, qual è il punto fondamentale da ricordare? Che stiamo assistendo a un cambio di passo. Non si tratta più solo di avere un'IA potente. Stiamo passando da una specie di genio sregolato, potente ma inaffidabile, a sistemi che sono sì potenti ma anche con i piedi per terra, ancorati ai fatti. E questo li rende non solo più affidabili, ma genuinamente utili. E tutto questo ci lascia con una domanda aperta su cui riflettere. Adesso che l'IA ha questa capacità di accedere a informazioni verificate e specifiche, la domanda non è più se cambierà il modo di lavorare, ma come e quando lo farà. Viene da chiedersi quali saranno i primi processi aziendali a essere completamente trasformati da questa tecnologia. Bene, per oggi è tutto. Grazie per aver seguito questa nostra analisi su RAG e i database vettoriali.